Forze del gruppo Vigorous al comando dell'ammiraglio Vian. Gli incrociatori Cleopatra, Dido, Hermione, Euryalus, Arethusa, Newcastle, Birmingham, Coventry. Oltre a 26 cacciatorpediniere, 4 corvette, 2 dragamine e 9 mercantili. Fatto il punto riguardo alle forze contrapposte, bisogna però annotare come questi rapporti di forze si modificheranno radicalmente nel corso della battaglia. L'11 giugno il Servizio Informazioni Militari italiano intercetta un messaggio dell'addetto militare statunitense al Cairo, il colonnello Bon Fellers, la cui decriptazione è resa possibile dall'entrata in possesso del codice Black Code trafugato dall'ambasciata americana a Roma ad opera dei servizi segreti italiani. Qui sotto vi lascio il link del video interamente dedicato a questo episodio. Nel detto messaggio, Bon Fellers segnala ai comandi negli Stati Uniti l'esistenza di questi 2 convogli britannici diretti a Malta. Le prime notizie, che confermano l'avvistamento dei convogli, raggiungono il comando Supermarina la mattina del 12 giugno. Supermarina decide che il grosso della forza navale sarebbe intervenuto contro le navi provenienti da Alessandria, mentre contro le navi da Gibilterra sarebbe intervenuta una formazione più leggera agli ordini dell'ammiraglio d'Azzara, dal momento che si ritiene giustamente che le navi provenienti da Gibilterra avrebbero abbandonato presto il convoglio. A questo punto vediamo separatamente quanto avviene per le 2 formazioni. Cominciamo dall'intercettamento a Pantelleria dell'operazione Harpoon, che vedrà l'ammiraglio Alberto d'Azzara dare il meglio di sé. Le navi del convoglio Harpoon vengono sottoposte a pesantissimi attacchi da parte delle ingenti forze messe a disposizione dalla Regia Aeronautica e dalla Luftwaffe, già a partire dalla notte del 13 giugno, non appena entrano nel raggio d'azione degli aerei. Siluranti e bombardieri provocano, nonostante l'aspra resistenza degli inglesi, l'affondamento del trasporto Tanimbar e il grave danneggiamento dell'incrociatore Liverpool. Come previsto da Supermarina, nella serata del 14 giugno la forza di protezione al comando dell'ammiraglio Curtis inverte la rotta secondo la consuetudine inglese e torna verso Gibilterra, mentre il resto del convoglio prosegue verso Malta con la scorta ridotta alle navi della Force H, cioè l'incrociatore contraereo Cairo e 14 cacciatorpediniere. Alle 5:30 del 15 giugno le navi dell'ammiraglio d'Azzara sono avvistate dai britannici ad una distanza di 20 km. Le navi inglesi iniziano subito ad emettere nebbia artificiale per nascondere le navi da trasporto, che vengono dirottate verso la Tunisia, mentre i caccia si gettano disperatamente all'attacco degli incrociatori italiani. Le unità di d'Azzara iniziano a sparare furiosamente sulle navi che si intravedono nella nebbia, navigando parallelamente al convoglio alla velocità di oltre 32 nodi. L'intenzione è quella di superare il convoglio per tagliargli la rotta. Alle ore 6:15 il cacciatorpediniere Vivaldi, comandato dal capitano di vascello Ignazio Castrogiovanni, che insieme con il Malocello, comandato dal capitano di fregata Mario Leoni, a causa della sua minore velocità, viene distaccato per attaccare direttamente i mercantili, ma è seriamente danneggiato, ritrovandosi poco dopo immobilizzato. A questo punto i cacciatorpediniere nemici si avvicinano nel tentativo di finirlo, ma nonostante effettuino i lanci dei loro siluri da soli 4.000 metri, nessuna arma va a segno. Alle 6:46
Dopo essere riuscito a riprendere il moto, il Vivaldi dirige verso la base di Pantelleria con la scorta del gemello Malocello, che cerca anche di prendere a rimorchio l'unità danneggiata. Ma mentre è in corso questa manovra, alle 9:30 arrivano 4 aereo-siluranti Fairey Swordfish provenienti da Malta. Il Malocello, preso di mira, abbandona i cavi da rimorchio e riesce, con una serie di brusche manovre, ad evitare i 4 siluri britannici lanciati da meno di 2000 metri. Preso a rimorchio dal Premuda, il Vivaldi riesce infine a raggiungere Pantelleria verso le 14:30, dove i tentativi di domare le fiamme hanno finalmente successo. L'equipaggio del cacciatorpediniere riporta 10 morti nello scontro, saliti a 24 nei giorni successivi per il decesso di alcuni feriti. Per le loro azioni durante la battaglia, il capitano di fregata Leoni verrà insignito della medaglia d'oro al valor militare, mentre il capitano Castrogiovanni della medaglia d'argento. Intanto il combattimento tra la 7ª divisione e le navi britanniche continua. Qualche colpo cade a bordo delle navi italiane, senza però provocare danni di rilievo, mentre da parte inglese le cose vanno peggio. Infatti risultano colpiti il Cairo e il Partridge, ed il Bedouin in maniera così grave da restare immobilizzato fino a quando non verrà in seguito affondato da un aereo silurante SM-79 della Regia Aeronautica. A causa del combattimento, Da Zara però perde il contatto con il convoglio, senza riuscire più a ristabilirlo. Durante la battaglia, le navi di Cecil Hardy sono sottoposte anche a un violento attacco aereo da parte dell'aviazione italo-germanica, che riesce a mietere altre vittime. Oltre al Bedouin sono colati a picco il piroscafo Chant, Baudouin, il caccia Ithuriel ed è gravemente danneggiata la petroliera Kentucky. Ma non è tutto. Prima di giungere a Malta, infatti, le navi inglesi incappano ancora in un vasto campo minato italiano. Vengono così colpiti i caccia Kujawiak, Matchless e Wadsworth, il dragamine Heavy e il piroscafo Orari, che però riesce, sia pure a fatica, a raggiungere l'isola insieme con l'unico altro mercantile sopravvissuto alla caccia italiana, il Troilus. Il resto delle navi italiane giungono indenni a Napoli per le 11 del 16 giugno, nonostante 2 attacchi aerei inglesi che non sortiscono alcun effetto.